Ciao a tutti, sono Gianluca Haim, benvenuti in questo canale YouTube Riassunti di Storia. Studio alla Facoltà Scienze Storiche dell'Università di Torino e oggi continuiamo la nostra chiacchierata sulla storia della democrazia diretta. Oggi andremo effettivamente a parlare delle origini dei progetti che sono nati nel nostro mondo contemporaneo di democrazia diretta. E quindi se inizialmente abbiamo visto, almeno in Occidente, la storia della democrazia diretta con Atene, con i suoi organi di governo, abbiamo visto il ritorno sempre in Occidente tramite Rousseau, e abbiamo visto come di fatto nasce il concetto di democrazia moderna in Rousseau, che è alquanto diverso, seppur vicino, con la democrazia diretta degli antichi. Abbiamo visto un progetto concreto, o in questo caso effettivamente di democrazia diretta, di autogestione, seppur durato 2 mesi con l'esperienza della Comune di Parigi. Oggi facciamo un salto in avanti, ovviamente in questa chiacchierata ho selezionato determinati argomenti, ho accennato sempre nel video precedente riguardo a Marx tutto, ci sono stati spinte di democrazia diretta riguardo alla democrazia dei soviet, se vogliamo chiamarla così, nella rivoluzione russa del 1905 e all'inizio, almeno accennata almeno in parte da Lenin nel 1917. Ma oggi facciamo un salto in avanti e arriviamo agli anni 60, ovviamente del Novecento, dove effettivamente è il decennio della partecipazione, della democrazia partecipativa. Quindi in questo video andremo a parlare innanzitutto di Paul Goodman, noto pensatore libertario e padre dell'anarchismo postclassico, e vedremo come appunto l'anarchismo postclassico sia uno dei soggetti, uno degli attori principali del ritorno di progetti di democrazia diretta oggi nel XXI secolo. Quindi andremo a vedere questo pensatore e infine andremo a vedere il celebre saggio di Benjamin Barber, Strong Democracy, che è uscita nel 1984, quindi 20 anni dopo il decennio degli anni 60, ma come vedremo Barber, questo saggio, vive e ne risente pienamente di quell'esperienza partecipativa degli anni 60. E quindi prima di iniziare ovviamente vi dico appunto le mie fonti grazie alle quali ho costruito questo video. Quindi una premessa appunto di lettura ovviamente di Paul Goodman, Individuo e comunità, edito da Eleutera. Inoltre consiglio per ricostruire tutto il pensiero anarchico che faremo da qui fino al XXI secolo. Consiglio il saggio di Pietro Adamo, L'anarchismo americano nel Novecento. Inoltre, ovviamente, parlando della Strong Democracy di Benjamin Barber, consiglio pienamente la lettura, ovviamente, di Strong Democracy di Barber, uscita nel 1984. Purtroppo in italiano la si trova solo, purtroppo la si trova solo in inglese, non la si trova in italiano, quindi per chi volesse bisogna cimentarsi in questa lettura atlantica. Azione autonoma vuol dire vivere nella società attuale come se fosse una società naturale. Il libertario vince fondando la società. Per lui non è necessario sconfiggere. Il libertario non cerca di influenzare i vari gruppi, ma di operare all'interno di quei gruppi naturali, essenziali per lui. Le idee vengono chiamate utopiche quando appaiono utili, ma propongono uno stile diverso, una procedura differente, un movente differente da quelli consueti, in quel particolare momento. Ebbene, ovviamente queste parole estrapolate dal saggio Individuo e comunità di Paul Goodman, iniziamo la nostra breve e imparziale analisi della nascita dell'anarchismo postclassico, dell'anarchismo contemporaneo. Paul Goodman visse la sua vita accademica tra la fine degli anni 40 e l'inizio degli anni 70 e può essere considerato a buon diritto il padre dell'anarchismo contemporaneo, dell'anarchismo del XXI secolo, in quanto egli rifiuta l'azione politica dell'anarchismo tradizionale, se vogliamo quello basato sui miti della rivoluzione, la lotta di classe, della lotta violenta,
per dire in modo estremamente più semplice, i bombaroli dell'Ottocento e anche della metà del Novecento. Infatti, secondo Goodman, l'azione politica dei libertari deve consistere nell'esercitare la loro creatività negli spazi sociali e intellettuali e in questo modo combattere il sistema organizzato. Quindi, come vediamo, non è tanto decapitare le teste di comando, decapitare lo Stato, ma creare proprio uno Stato alternativo. Uno Stato è già una parola che agli anarchici non piace, creare un qualcosa di alternativo, di concreto, e quindi realizzare effettivamente una rivoluzione in questo senso. E quindi, già per questa premessa, per intendere che cosa noi intendiamo per anarchismo post-classico, possiamo, come dire, far ricadere questa definizione, questo modo di pensare a quella che abbiamo definito precedentemente, come vedremo sia collegata alla democrazia diretta di oggi, alle varie proposte di democrazia diretta di oggi, ovvero quel doppio legame che sia una premessa ma anche il fine, ovvero quello di creare una rivoluzione antropologica in senso morale dell'uomo, cioè di cambiare l'etica, di innestare una nuova morale nella cittadinanza che, come detto in precedenza, sia la premessa per creare appunto queste nuove forme di governo, per creare una democrazia diretta. Dobbiamo cambiare, noi, i cittadini devono cambiare moralmente verso il giusto. Quindi questa è la premessa, ma anche, se vogliamo, il fine. Si vuole attuare una democrazia diretta perché si vogliono superare le avversità, i lati negativi della democrazia rappresentativa, la plutocrazia, i rappresentanti, comunque il dominio ovviamente di pochi. Non siamo tutti quanti ad andare a votare in Parlamento, quindi ovviamente è una minoranza, però una minoranza eletta, questo bisogna sempre dirlo. Non sono lì per diritto di sangue o perché investiti dalla volontà divina. E quindi concludiamo questo primo discorso, appunto, ritrovando appunto l'anarchismo post-classico anche qui già in partenza questo doppio legame, questa volontà etica, questa volontà di rigenerare moralmente la cittadinanza. Tornando noi al pensiero di Paul Goodman, un esempio di trasformazione della società, questo può essere fatto secondo la famosa pratica lifestyle alternativa dell'anarchismo post-classico. Questa pratica è stata concepita da Goodman nella sua teoria personalistica, dove in particolare Goodman, essendo omosessuale, essendo anche esponente di spicco, parliamo degli anni 40, negli anni 70, quindi un tema che era molto tabù e ha rischiato profondamente sia la sua reputazione accademica, anche personalmente. Il tema dell'omosessualità era ovviamente sensibile alla sua persona ed è centrale anche nel suo pensiero, e lo ritroviamo nella teoria personalistica. E proprio il tema dell'omosessualità diventa l'esplicazione della repressione di un sistema organizzato, è l'esempio evidente, la prova reale di tutto ciò. E quindi questo dimostra come i soggetti dell'azione dell'anarchismo post-classico sono quei cittadini che non si sentono rappresentati dalla democrazia contemporanea, per dire in altre parole. Qua già vediamo, negli anni 60, già l'arrivo con l'anarchismo post-classico, quello che noi oggi vediamo sotto i nostri occhi. Chi sono gli esponenti, la fascia più radicale della nostra democrazia contemporanea, della nostra democrazia rappresentativa? Ebbene, quindi tutto quel mondo che è LGBT, che ovviamente chiede diritti, giustamente, però ovviamente chiedere diritti è una cosa liberale, i diritti sono un'invenzione dei liberali tra il 600 e il 700, ma non solo chiedono questo, appunto questo movimento fortemente egualitario che possiamo anche dire cerca appunto di egualizzare, di uniformare le diverse minoranze, che ovviamente va contro le discriminazioni, e questo, se vogliamo, possiamo incasellarlo nei diritti civili, nei diritti liberali, ma non solo, si può leggere un tentativo fortemente democratico, cioè di una forte eguaglianza
e quindi quasi un orrore delle minoranze, che nel pensiero liberale essere una minoranza, un'aristocrazia è un qualcosa, anzi, di positivo, ma nel pensiero democratico puro la minoranza sembra qualcosa di estremamente pericoloso, quello che conta è la maggioranza e quindi uniformare la minoranza portandola in questa maggioranza. Vediamo questo meno tentativo, forse implicito, dei movimenti che noi vediamo oggi LGBT. E quindi qui ci colleghiamo appunto all'anarchismo post-classico di Goodman. Ma tornando a noi, arrivando un attimo più nel concreto, il pensiero libertario, il grande pensiero libertario di questo autore ha trovato un punto di contatto estremamente sorprendente ed efficace appunto, tra il liberalismo classico e il pensiero libertario. Infatti, secondo Goodman, la storia dell'anarchismo si intreccia con la civiltà occidentale nelle sue conquiste della libertà, iniziate dai comuni medievali, quindi qui l'Atene classica ovviamente non c'entra, proseguite con la riforma e quindi con le guerre di religione, l'affermazione individuale, la libertà di culto, un passo successivo con il liberalismo democratico delle chiese congregazioniste, quindi qui veramente, quindi qui è storia americana, ci stacchiamo un po' dall'Europa, fino ovviamente ad arrivare al punto finale che è l'affermazione della libertà di commercio sul mercantilismo, una teoria economica moderna, di età moderna, profondamente diversa dalle teorie liberali del libero mercato, e infine arrivare al Bill of Rights, cioè la Carta dei diritti. Da questo momento in poi, che siamo appunto nel Settecento, secondo Goodman si verificò una spaccatura tra il liberalismo, il quale arrivò ormai su una sua fase più conservatrice, più conservatore, il liberalismo borghese, e l'anarchismo propriamente detto. Tutto ciò si verificò nell'Ottocento, dove questa spaccatura trasformò appunto il liberalismo in un modello conservatore, quindi potremmo dire qui effettivamente il liberalismo diventa un qualcosa di destra, perché ricordiamolo ancora per tutto il Novecento, pensiamo alla storia italiana, Cavour era un liberale, all'inizio dell'Ottocento era percepito come una persona estremista, una persona di sinistra, dove appunto i più irrazionali dovevano tenersi alla larga, e stiamo parlando del pensiero liberale, cioè, che noi oggi forse lo inquadriamo appunto come destra. Quindi una spaccatura tra il liberalismo e l'anarchismo. Ma arrivando noi al cuore, a quel decennio che sono gli anni 60, erroneamente si possono pensare agli anni 60 come, non so, il decennio comunista, ma tutt'altro, anzi, negli anni 60 si cercò con la controcultura una terza via, e quindi di superare quei due modelli che erano, come dire, mai storici negli anni 60, cioè la tradizione liberale democratica, l'America, e la tradizione ovviamente sovietica, comunista, il comunismo realizzato, dove però tutte e due erano nella forma dello Stato. E si cercò una via alternativa, una via appunto partecipativa, e quindi non è un caso negli anni 60 il fiorire delle comunità e il fiorire degli incontri, delle assemblee partecipative, dove tutti quanti dicono la loro. Ed è qui, se vogliamo, questa tradizione la possiamo ritrovare ancora noi oggi. Pensiamo all'università, alle assemblee degli studenti, dove tutti prendono la parola, si mettono in cerchio. Ebbene, tutto questa è la tradizione degli anni 60, ma bisogna dirlo ancora una volta, non ha nulla a che fare con ovviamente con la democrazia rappresentativa, perché si parlano di eletti e tutto, ma questo siamo consapevoli, ma ovviamente non ha niente a che fare con il comunismo, dove di fatto il comunismo realizzato era un governo di partito, c'era un partito che governava, che era impersonificato dal segretario del partito, quindi completamente diverso dalla tradizione degli anni 60. Ovviamente Goodman in questo decennio, ovviamente negli anni 60 divenne un esponente del dissenso giovanile, il quale descrisse questo nuovo spirito, cioè il spirito dei giovani degli anni 60, come profondamente morale. Quindi qui di nuovo torniamo a questo doppio legame fra democrazia diretta e una forte etica morale.
Progetti effettivamente di democrazia partecipativa orizzontale, quando non ci sono leader, che nessuno che si impone, cioè tutti ci mettiamo in cerchio, diciamo la nostra e poi alla fine votiamo no, perché serve un'imposizione, prendiamo una decisione tramite il consenso. Ebbene, un progetto effettivamente Goldman diede forma, fu il suo ideale di università, che si basava sul modello di comuni medievali e prevedeva una interazione fra studenti e professori, in modo ovviamente spontaneo e anche qui dobbiamo tenere presente, siamo in un contesto americano, l'università americana come noi quella di oggi non è fatta solo da studenti e da professori, ma c'è anche appunto il consiglio di dipartimento, anche più sopra, che di fatto gestiscono l'università come se fosse appunto un'azienda. Ci sono anche degli esponenti, rappresentanti dello Stato del territorio. Non è solo, l'università non è solo gestita da studenti e professori. E quindi l'università che voleva fare Goodman era una comunità autogestita e indipendente, esterna dalla mancanza, indipendentemente dall'autorità esterne e dalla mancanza assoluta di un governo centrale. Inoltre Goodman interpretò la disobbedienza civile degli anni 60 con precisi riferimenti dalla tradizione americana e non come un tentativo di sovvertire l'ordine sociale di tipo marxista-leninista, cioè non si voleva fare la rivoluzione bolscevica, la rivoluzione di classe, cancellare la proprietà, per dire in altre parole. Ma il grande pensiero di questo pensatore libertario, come abbiamo visto prima, è riuscito a collegare la tradizione occidentale del liberalismo classico con la tradizione libertaria, cioè una cosa non da poco. Se ci pensiamo un attimo, effettivamente ha le sue ragioni d'essere, è un ragionamento che fila, che ragiona, che può esistere. Ebbene, e quindi rende di Paul Goodman un anarchico, se vogliamo, illuministico, che accetta una certa concezione positiva della scienza occidentale. E tuttavia proprio questo aspetto, questo pensiero positivo, fu determinante per allontanare Goodman dal relativismo culturale, della controcultura americana di quel decennio. Infatti lo storico Pietro Adamo descrive come la cultura dalla fine degli anni 60 provocò un autentico crollo di fiducia nella razionalità della tradizione occidentale e questo ovviamente ha costruito la strada maestra, che aveva costruito la strada maestra del progresso culturale e materiale della modernità. Quindi l'Occidente che aveva basato da sempre i suoi modelli, la sua bandiera e se vogliamo la profonda anche differenza dal resto del mondo, possiamo pensare, facciamo qui un paragone veramente forte, però effettivamente chi studia storia greca, effettivamente la nascita della filosofia, il VI secolo, ovviamente non è la scienza scientifica, la scienza per dire in altre parole, esperimenti, non è la scienza moderna che si basa sul modello matematico della natura, questo no, però l'idea che i giochi dei greci avevano, cioè andare un po' oltre a quello che era preso per buono, che veniva raccontato, andare un po' oltre la religione, cercare anche diverse, qual è la verità, non ce n'è solo una, forse ce ne sono tante, provare a confrontarne e nel confronto ovviamente si vede che qualcuno si può scartare, che effettivamente non può essere così. Ebbene, questa bandiera, se vogliamo usare questa luce che ha illuminato tutto quanto l'Occidente, se vogliamo, appunto dai greci del VI secolo a.C. fino appunto agli anni 60 del Novecento, quando effettivamente, ovviamente, tutto il Novecento con quelle cose mostruose che ha portato a un crollo, effettivamente un crollo della fiducia sia nella scienza, nel progresso, nei mezzi, cioè la prima guerra mondiale, poi la seconda, con i suoi orrori, lo sterminio, la bomba atomica, tutto ciò, infine negli anni 60 comportò effettivamente la controcultura americana, portò a un fortissimo relativismo radicale. Quindi la fine della fiducia della ragione occidentale. Infine, per concludere, vediamo come l'anarchismo postclassico di Goodman si configura come un radicale mutamento degli stili di vita, professando la fede in una libertà negativa, ovvero in una libertà immune dall'egemonia di forze esterne.
e che osteggia le istituzioni positive. Nella fattispecie la pratica lifestyle si configura come una sperimentazione continua di progetti pratici e di analisi utopiche, rivolta al tentativo di realizzare progressivamente una comunità alternativa al dominio dello Stato. Quindi qui è il pensiero anarchico, cioè l'opposizione a uno Stato. E il fine di questo pensiero, il pensiero di Goodman, è quello di creare una nuova società più giusta attraverso l'applicazione di nuovi stili di vita. Quindi questa è proprio l'essenza dell'anarchismo postclassico. Quindi non decapitare con attentati la testa dello Stato, non fare una lotta, ma creare un qualcosa effettivamente di concreto, una comunità alternativa possibile. Pensiamo, mi viene in mente, a Cristiana a Copenaghen, questa comunità erroneamente chiamata hippie, ma di fatto sono anarchici, ma anche qui hippie anarchici un po' si confonde, ma non usiamo questi termini. La comunità cristiana di Copenaghen è un esempio di una pratica lifestyle concretizzata, e quindi attraverso questo si può, ripetiamo ancora una volta, identificare un cambiamento morale nella società per poter realizzare ovviamente una società alternativa. La pratica lifestyle deve portare un cambiamento morale nella società, e quindi questo possiamo leggere ancora una volta come una rivoluzione antropologica in senso morale dell'uomo. Infine Pietro Adamo, lo storico, descrive l'eredità più profonda degli anni 60 che è arrivata fino a noi oggi, nel 2022, non solo, e la voglia di superare i paradigmi della democrazia rappresentativa, della nostra democrazia, attraverso nuove pratiche orizzontali, ma anche la grande sfiducia nella ragione occidentale in favore del grande relativismo radicale che quasi appiattisce ogni cosa. Ormai siamo un po' vittime di questo relativismo estremamente radicale, dove, per carità, lo stesso Montesquieu era a favore del relativismo culturale. Non c'è un modello unico che può andare bene a tutti, ognuno ha il suo. Se vogliamo, già Erodoto anche andava un po' in questa strada, ma ovviamente Montesquieu era certo che in Francia voleva prima la Repubblica, o se no comunque una monarchia moderata, non voleva l'assolutismo, cioè per lui l'assolutismo, cioè il Re Sole, era il dispotismo orientale, quindi sapeva benissimo cos'era giusto, cos'era non lo era. E se, tornando a Montesquieu, se in Oriente, in Turchia, in Russia si trovano bene con il despota per le loro condizioni, la loro cultura, va bene per loro, ma per noi effettivamente no. Quindi c'era effettivamente una scelta di cosa si vuole. Non è quello che noi oggi viviamo, una sorta di effettivo immobilismo, dove, come dire, siamo un po' inermi a prendere delle decisioni per rimanere fedeli al relativismo. E adesso andiamo a vedere la strong democracy, cioè la democrazia forte di Barber. Quindi, seppur scritta nel 1984, uscì questo celebre saggio Strong Democracy, ma sento ovviamente della grande esperienza, della grande tradizione degli anni 60 della democrazia partecipativa. E quindi il fine dell'autore è quello di proporre una democrazia forte. E come si fa? Con un innesto insieme a un innesto di valori democratici, cioè di una partecipazione diretta della cittadinanza, e una politica attiva basata sull'autogoverno. Questo per lui è una democrazia forte. Diversamente da ciò, la rappresentanza, lo stato di conflittualità delle democrazie moderne, cioè il pluralismo politico, i partiti che lottano in modo comunque legale e pacifico per il consenso, per vincere le elezioni, rendono una thin democracy, cioè una democrazia debole. Da sottolineare come Barber propone questa analisi senza cadere in una nostalgia nei confronti degli antichi, o attraverso un'apologia delle piccole repubbliche. Infatti Barber è ben conscio dei rischi della democrazia di Atene, che la definisce come un
collettivismo monolitico, e qui ci vede effettivamente bene, non si può negarli. È un collettivismo monolitico capace di, addirittura se esportato su scala più ampia, capace di degenerare da una democrazia diretta a una tirannia plebiscitaria. E quindi qui veramente Barber è profondamente conosce bene la storia democratica, la storia di Atene. Inoltre il pensiero politico di Barber è orientato al presente, il quale ovviamente individua lo stretto legame tra il capitalismo neoliberista e la democrazia liberale. E quindi questo doppio legame, ovviamente, casomai vi rimando alla mia playlist sulla storia della democrazia americana, dove ovviamente nel video dedicato agli anni 80 a Reagan affronto questo tema e spiego che cos'è il neoliberismo. Ma in ogni caso Barber non fa un'apologia delle piccole virtù, delle piccole repubbliche, delle loro virtù. Infatti nella prefazione che ha scritto nel 2003, sempre del saggio Strong Democracy, prospetta un sistema globale per realizzare questo modello, quindi un sistema globale, un grande Stato come può essere gli Stati Uniti, che lui è americano, uno Stato che si può governare attraverso una strong democracy, ma anche a livello anche mondiale e globale. Quindi qui effettivamente già nel 2003 vedeva bene le sfide della globalizzazione, delle società contemporanea. Ovviamente tutto questo si può realizzare secondo Barber con le nuove tecnologie, le nuove comunicazioni. Ma andiamo un attimo nello specifico, che cos'è la strong democracy secondo Barber? Essa è una forma di democrazia moderna, più democratica, che offre ben 7 opportunità per la politica, offre 7 vantaggi. La prima, una partecipazione diretta, infatti è un regime inteso con un sistema di deliberazione, di decisioni e di lavoro comune. Il secondo aspetto è la comunità civica, ovvero attraverso le deliberazioni, le decisioni, la strong democracy è in grado di creare una comunità coesa, orientata al bene pubblico. E qui sentiamo del Rousseau in sottofondo. Il terzo aspetto è la pace sociale. Infatti questo sistema è in grado di garantire la salvaguardia dei suoi membri associati, di nuovo qui del Rousseau. Quarto punto, libera scelta, ovvero attraverso la partecipazione diretta i suoi membri si autogovernano. Quindi qui possiamo vedere appunto c'è del pensiero anarchico, c'è della comune qua in tutto ciò. Cioè partecipazione diretta, la democrazia diretta più autogoverno, autogestione, ma anche la stessa Atene, come abbiamo visto nel primo video di questa playlist, la democrazia diretta per gli antichi, per Atene era autogoverno, cioè piena libertà della polis di Atene, che poteva fare il bello e il cattivo tempo. Infatti esternamente era una tirannide, come ha detto Pericle nel terzo dialogo di Tucidide. Non c'è niente di facciamo questo perché è il governo più giusto che può esserci, non interessava a nessuno, tanto è vero che, come abbiamo visto, Aristotele definisce la democrazia, cioè la democrazia antica, come il governo del demos, cioè dei più poveri della società. Inoltre, tornando a noi, un altro aspetto fondamentale, un altro vantaggio secondo Barber è la ragionevolezza, ovvero che a causa della responsabilità di una libertà di scelta e di un'azione del pubblico il regime è pervaso da un'intrinseca ragionevolezza, ovvero tutti i membri sono coscienti e maturi del potere politico perché effettivamente ce l'hanno, hanno in mano, e quindi questo li rende più autonomi, più maturi dal punto di vista politico. Questo potremmo leggerlo come anche uno degli aspetti di una rivoluzione antropologica in senso morale dell'uomo. A contatto con la democrazia diretta, di fatto la cittadinanza diventa più matura e anche più giusta. Inoltre abbiamo unanimità, ovvero le forze, le deliberazioni pubbliche producono esiti che non dividono la società in fazioni, come nelle elezioni liberali di oggi, ma verso progetti, verso decisioni unanime, in quanto tutti i membri, essendo che hanno tutti il potere politico, sono educati verso il bene pubblico. Quindi qua poi ci ritorna, se vogliamo, il pensiero democratico antico, come ha detto Musti,
mi faccio sempre il mio primo video di questo canale dove si vede che almeno le decisioni, quelle di routine, le decisioni che riguardano tutti quanti, cioè entrare o no in guerra all'assemblea, si ipotizza che fossero prese di fatto a livello unanime, o almeno la più larga maggioranza possibile, se non quella completa. Non si contavano effettivamente i voti uno a uno, diversamente quando era in ballo lo statuto, lo status di un singolo cittadino, pensiamo all'ostracismo o pensiamo ai giudizi in tribunale, lì sì, si contavano i voti effettivamente, ma le decisioni che riguardavano tutti, per evitare di spaccare la città, parliamo di Atene, in due, si votava in assemblea per alzata di mano, e quindi con un colpo d'occhio quasi per minimizzare la minoranza. Ultimo aspetto effettivamente positivo della strong democracy, secondo Barber, è la politica autonoma, in quanto è la più grande virtù di questo regime ed è possibile grazie all'attività di autolegislazione, autocontrollo e autogiustizia. Quindi questo è proprio il pensiero di autogoverno, autoamministrazione, il pensiero estremamente democratico della strong democracy. Ma nel concreto, perché sono tutte belle parole, qual è il programma concreto per realizzare la strong democracy? Ovviamente questo progetto è in netta contrapposizione con la democrazia rappresentativa. Primo punto è un sistema nazionale di assemblee di quartiere, quindi effettivamente ogni quartiere avere la sua assemblea per un massimo di 5.000 partecipanti, e se vogliamo questo è estremamente ragionevole, se pensiamo che ad Atene appunto l'Ecclesia poteva tenere massimo 8.000 persone, dove di fatto Tucidide dice che mediamente ci andavano 5.000 persone, e dove effettivamente, come abbiamo visto nel mondo di Atene, c'è questo numero magico che sembra un po' un quorum dei 6.000, sia il quorum per ostracismo, sia anche il quorum medio di chi partecipava all'assemblea. E quindi qui delle assemblee di quartiere di 5.000 persone sono fattibili da poter essere gestite a livello diretto, con deliberazioni dirette. Ovviamente queste assemblee di quartiere hanno funzioni legislative unicamente alle competenze locali. Secondo aspetto per realizzare la strong democracy è una rete civica di comunicazione su scala nazionale, quindi qui rientra il discorso delle grandi tecnologie che possono permettere effettivamente la realizzazione di una democrazia diretta sulla grande scala dei nostri stati moderni. Ricordiamo, Barber ha in mente gli Stati Uniti, questo è il suo orizzonte. Possono creare una rete, quindi possono creare un dibattito, una discussione pubblica sui temi che riguardano tutti, quindi qui siamo a livello nazionale, a livello locale ci sono le assemblee di quartiere, a livello nazionale una rete civica di comunicazione che può far interagire tutti quanti i cittadini di questo Stato. Il terzo punto è la creazione di un servizio telematico civico e di una legislazione in tale materia che ha il fine di incrementare l'informazione pubblica, e in democrazia informazione vuol dire anche educazione dei cittadini. Quarto punto, la creazione di tribunali popolari locali composti da cittadini, qui veramente siamo al Dicasterion di Atene. Quinto punto, un sistema di referendum usato come strumento per l'iniziativa legislativa dal basso a livello regionale e nazionale. In assemblea di quartiere per il locale, invece il referendum, e poi vedremo effettivamente come sono costruiti questi referendum, come iniziativa legislativa, come inizio per le decisioni che devono essere prese a livello superiore, o regionale o nazionale. Sesto punto, un sistema di votazione online per i referendum su scala nazionale. Qui la tecnologia, ovviamente, è un sistema che deve anche supervisionare questa rete civica di comunicazione, perché se si fanno le votazioni online bisogna anche controllare, perché, come dire, possiamo usare una battuta oggi del 2022, un possibile Russiagate è sempre possibile, quindi è meglio controllare. Settimo punto, l'uso del sorteggio sulla base dei volontari per la selezione dei delegati locali. I delegati locali sono coloro che, tra virgolette, rappresentano gli interessi locali a livello nazionale, quindi l'uso del sorteggio, lo strumento democratico per
eccellenza, ovviamente basato sui volontari, quindi qui come ad Atene, come nella Bolla, che tutti quanti erano volontari, come anche i giudici, si fa una selezione naturale, che chi è che vuole impegnarsi, bene, loro possono essere sorteggiati, però se vogliamo una selezione indolore, quella dei volontari. Ottavo punto, un sistema di voucher, cioè un sistema di pagamento pubblico per i servizi. E 9, un programma di servizi civici universali, come ad esempio la leva militare, la sanità pubblica, l'istruzione pubblica. Ricordiamo ancora una volta, Barber è americano, sta dicendo tutte queste cose agli Stati Uniti. Non infine, il 10° punto, programmi di volontariato locale per i lavori della collettività, a posto di pagare le tasse, bisogna fare la strada, tutti quanti i cittadini si mettono lì e fanno una strada. Questo veramente sembra il pensiero democratico, sembra anche il pensiero americano di provincia, di queste comunità, sono nel Midwest, nel West, un po' sperse nel nulla, dove loro si governano, sono lontani dal governo federale. 11° punto, la democrazia nei luoghi di lavoro portata tramite supporto pubblico, quindi questo è un pensiero sociale, i diritti sociali, un pensiero, se vogliamo anche socialista, portare la democrazia nei luoghi di lavoro, far decidere quindi anche gli stessi lavoratori, agli operai, se ancora oggi nella nostra società post-industriale ce ne sono ancora di industrie che sono da un'altra parte, e quindi non questo rapporto verticale di dominio fra padroni e proletari, per usare un termine strettamente da lotta di classe marxista. E infine, 12° punto, la creazione di una nuova architettura per gli edifici civici. Ogni regime ha bisogno dei suoi simboli, sia da Atene antica, Roma, ma anche noi oggi viviamo di tutto ciò, e quindi bisogna celebrare, bisogna creare dei rituali pubblici, e quindi con la creazione di una nuova architettura. E adesso cerchiamo di andare ad analizzare, ovviamente secondo le nostre 4 chiavi di lettura, che sono partecipazione, elezione versus sorteggio, rotazione delle cariche e democrazia sociale, questo progetto di democrazia diretta, o se vogliamo una democrazia deliberativa, per essere più corretti, che è la strong democracy. Cerchiamo di analizzare, cogliere il punto. Ovviamente questa è una cosa che facciamo noi, quindi possiamo trovare anche queste 2 chiavi di lettura un po' unite, un po' difficile scinderle, perché è un'operazione che stiamo facendo noi, non l'ha fatta direttamente l'autore. E quindi come primo punto possiamo vedere una doppia unione nella strong democracy tra la partecipazione e la rotazione delle cariche. Ovviamente quando parliamo di una è presente anche l'altra, ma adesso nel dettaglio vedremo il perché di questo. Innanzitutto la strong democracy fa affidamento sulla partecipazione, sviluppando nel contesto di un dibattito pubblico la capacità di risoluzione dei problemi di una comunità. Infatti le deliberazioni, le azioni comuni portano le qualità democratiche della libertà, dell'uguaglianza e della giustizia sociale a tutta la cittadinanza, ovviamente secondo Barber. Nella fattispecie il senso di partecipazione alla comunità cresce con l'esperienza dei singoli individui alla vita pubblica, i quali sono educati al senso pubblico e alla giustizia, e quindi per queste ragioni tale democrazia deliberativa è un regime per dilettanti, come ha detto lo stesso Barber, e quindi si oppone al professionismo politico. Sono i cittadini che fanno tutto loro in prima persona, non c'è bisogno del professionismo politico, dei politici di professione, dei burocrati. Quindi il fine della strong democracy è quello di creare una nuova comunità più democratica di cittadini che tramite una partecipazione diretta si autogoverni. Questa nuova esperienza politica, secondo Barber, è in grado di risolvere i gravi problemi che affliggono le democrazie rappresentative contemporanee, innescando attraverso una nuova comunità maggiormente educata al bene pubblico una rivoluzione in senso morale dell'uomo, appunto, quindi la creazione di nuovi cittadini moralmente più giusti, moralmente più inclini al pubblico. Ricordiamoci Benjamin Constant, la differenza tra gli antichi e i moderni. Constant effettivamente ci becca, anche se è un po' triste ammetterlo, noi moderni, scusatemi, rifugiamo dalla vita pubblica, rifugiamo nella nostra vita privata, nei nostri piaceri, che non vuol dire
come dire, il nostro egoismo totale, però il nostro lavoro, la nostra dedizione, poche persone si dedicano completamente alla politica in modo volontario. E questi ovviamente sono i politici, loro che fin da giovani iniziano una vita all'interno dei partiti e poi pian piano accedono secondo il merito o meno. Però bisogna riconoscere che questa è una stretta minoranza. Barber vuole cancellare tutto ciò e un ritorno di fatto della cittadinanza nella gestione, di fatto nell'autogoverno. Ma effettivamente la realizzazione di una partecipazione diretta si concretizza attraverso le assemblee di quartiere, in qualsiasi, sia nelle zone di periferia di campagna, ma sia nelle periferie delle grandi città, ma in qualsiasi centro urbano. Queste assemblee sono lo strumento delle deliberazioni locali e assumono nelle loro mani il processo decisionale. Ovviamente, come detto in precedenza, per un loro corretto funzionamento non devono superare i 5.000 partecipanti. La frequenza con la quale si riuniscono è costante e deliberano in modo flessibile sulla base del forum delle discussioni dettato dalla cittadinanza, quindi c'è un canovaccio da seguire, un percorso da seguire. In questo sistema di autolegislazione locale i cittadini sono soggetti ad una responsabilità pubblica diretta, che permette agli individui di portare nella politica le questioni del proprio territorio. Quindi in tale prospettiva gli enti intermediari come i mass media o i partiti perdono la loro funzione, come in ogni democrazia diretta. Non siamo più nella democrazia rappresentativa, che ci sono dei rappresentanti, ci sono intermediari, ci sono dei corpi intermedi, una grande cosa per il pensiero liberale, per evitare la demagogia, ma tutto ciò viene cancellato in questo regime, dove i cittadini di fatto fanno tutto in prima persona senza nessuna, hanno potere diretto. Quindi qui capiamo appunto come il tema della partecipazione sia unito alla rotazione delle cariche. Ovviamente nelle assemblee locali sono presenti delle guide che devono, bene o male, sapere come funziona il tutto, perché se sono tutti neofiti, che si fa? E quindi questa figura sono i facilitatori, ovvero quei cittadini che rivestono l'ufficio pubblico di presidente o di segretario, loro i quali garantiscono il corretto funzionamento, ma anche il corretto sviluppo delle votazioni, prese a livello unanime ovviamente, però qualcuno deve dire se una decisione è stata presa o no. L'interesse locale è soddisfatto da queste assemblee di quartiere, ma quello nazionale, quello regionale invece trova la propria voce nell'attività dei referendum, in cui i delegati delle assemblee nazionali sono soggetti al mandato imperativo, quindi possono essere destituiti in qualsiasi momento. Le votazioni a livello regionale e nazionale sui referendum vengono svolte grazie al sistema civico di telecomunicazione. In particolare nel 1984 Barber prese ad esempio la teledemocracy sperimentata in quegli anni in California e nelle Hawaii, ma era anche fortemente influenzato dalla nascente rete di internet, e quindi qui questi strumenti di trasparenza sia per le votazioni regionali e nazionali. Inoltre un aspetto della strong democracy in quale tutti i delegati governanti a livello locale sono soggetti alla rotazione delle cariche. Quindi qui ancora una volta il legame fra partecipazione e democrazia, fra partecipazione e rotazione delle cariche, vediamo va un tutt'uno nello stesso binario. Inoltre, sempre nel 1984, quando uscì questo saggio, Barber auspicò a un autogoverno senza intermediari, avente il fine di riportare una democrazia pura attraverso la partecipazione. Infatti questo è un punto cardine di questo pensiero, in quanto lo slogan, il mantra di tutti questi della strong democracy, ma di tutte queste esperienze, come vedremo, di democrazia diretta contemporanea, il mantra è che la democrazia riproduce democrazia, quindi un'esperienza democratica non può fare altro che riprodurre, quindi rinsanare la democrazia.
Non c'è niente di meglio per risigurire la democrazia che una forte dose, un forte innesto di democrazia. È un pensiero un po' dogmatico, ma come vedremo ricorrerà fra tutti i vari proponenti, fra tutti i vari pensatori di proposte di democrazia diretta. Questo è possibile, democrazia, il brucio di democrazia, questo è possibile soltanto attraverso l'uso della persuasione, dell'educazione civica orientata alla comunità, della logica politica comune, superiore a interessi economici privati. Quindi dando forma a un potere reale di una comunità egualitaria, sia di uomini sia di donne. Quindi qui effettivamente da un lato il pensiero più realista di Barbara, che di fatto anche in democrazia sì, a livello unanime tutti i cittadini prendono decisioni sulla cosa più giusta, ma di fatto bisogna anche persuaderli che sia la cosa migliore. Qui il caso di Pericle veramente torna a colui che era, è vero, il primo demagogo, ma il primo demagogo che muoveva la sua cittadinanza secondo quello che era secondo quello che era meglio per la sua città. Quindi quando erano dubbiosi di fare un'azione giusta, li persuadeva per fare tale azione, quando erano colmi di ubris, per usare un termine greco, quando erano tracotanti di arroganza ed erano intenti a fare un'azione sbagliata, ecco che Pericle li ammoniva. Quindi questa è la persuasione democratica. Ovviamente l'ideale sarebbe avere una comunità, applicare questa a una comunità civica educata al bene pubblico. E quindi la realizzazione di una strong democracy può avvenire rigenerando tutta quanta la collettività. E quindi qui ancora una volta questo aspetto che se vogliamo possiamo farlo ricadere nella democrazia sociale, cioè questo aspetto di una rinnovata, di una rigenerazione della cittadinanza. Un altro aspetto che adesso andiamo a analizzare, vediamo come l'elezione verso il sorteggio sia anche questa legata un po' a doppio filo con la nostra chiave di lettura della rotazione delle cariche. E quindi le nuove forme di videopolitica, siamo a metà degli anni 80, c'è il boom della televisione, quindi la videopolitica che sfrutta la televisione, secondo Barber, possono o potevano, siamo nel 1984, potevano essere usate come strumenti di educazione civica per quei temi della discussione dell'assemblea di quartiere dei referendum. Questo è un aspetto, se vogliamo, della democrazia sociale, della nostra chiave di lettura, cioè di fatto, oltre ai vari mezzi di organi di governo, qual è effettivamente, che cosa si verifica nella società. E quindi nonostante questa fiducia nei mezzi di comunicazione, bisogna sottolineare come Barbara qui si differenzia un po' dal casaleggio, dal grillismo, risulta essere assai scettico nei confronti delle votazioni da casa tramite video o internet, e questo fa sia per una facile manipolazione di tali voti, ma anche per l'eccessiva appunto facilità. Votare è una cosa che uno deve essere convinto, bisogna prendere un attimo seriamente se votare o anche non votare. Uno ci deve un attimo riflettere. Se uno la fa da casa, appunto, diventa un po' troppo semplice, come dire, un conto è alzarsi, andare in cucina a mangiare un biscotto, un conto è votare, decidere i prossimi 4-5 anni che fare. Ecco. Andiamo avanti riguardo al tema della votazione delle assemblee, quindi qui effettivamente come si vota? Vediamo che la cittadinanza si esprime secondo deliberazioni tendenti alla unanimità, avendo come il fine il benessere dell'intera comunità. E quindi qui si segue la tradizione democratica antica, il quale il sorteggio è lo strumento democratico per eccellenza, per nominare i portavoce dell'assemblea. Non si votano, ma si scelgono tramite il sorteggio, un strumento aleatorio, e questi sono i delegati delle assemblee locali. E inoltre anche questi portavoce dell'assemblea, che sono i delegati regionali o nazionali, sono scelti da un gruppo composto di volontari, e quindi questo porta a un'autoselezione della cittadinanza. Tale procedura è anche usata per nominare, ovviamente detto un gruppo di specialisti, ruoli chiave e per creare una elite di professione. Ad esempio ci sono, come abbiamo visto sia ad Atene, c'erano delle lezioni per quanto riguarda quelle cariche più importanti, come i strategoi, cioè i generali, o
i funzionari delle finanze, bisogna mettere qualcuno che le sappia fare. Se mettiamo, che ne so, la casalinga o il pecoraio dell'Attica, bene, non sarei molto contento di andare in battaglia con alla testa uno che non è mai andato in battaglia, non sa che cosa fare. E quindi qui ci sono effettivamente, la realtà irrompe nell'utopia, ma Barber sorvola e va, trova una soluzione. Si può usare lo strumento di sorteggio anche per selezionare un'elite di professione solo per determinati punti chiave. Ad esempio, bisogna fare una strada, ebbene, quale progetto prendiamo, chi mettiamo che deve costruire la strada, e possibilmente questa strada deve durare, non deve crollare sotto i nostri piedi appena passiamo. Sorteggiamo fra coloro che detengono le tecniche per farlo. Ovviamente il referendum, che è basato sul principio di maggioranza su scala regionale e nazionale, quindi qui sorvoliamo il tema della unanimità. Il referendum si basa sul principio di maggioranza, ma questo referendum prevede un sistema a più scelte, quindi non è un unico voto che ha la funzione di veto o di conferma della proposta legislativa. Non è il referendum che noi oggi abbiamo e usiamo. E quindi è un doppio sistema di votazione, e questo ha l'effetto di migliorare l'effetto educativo di questa procedura e di scongiurare anche il monopolio dell'opinione pubblica da parte dell'elite o tutti i gruppi di influenza del dibattito. Infatti, dopo 6 mesi dalla prima votazione si procederà con una seconda che dovrà confermare o meno il primo risultato dopo 6 mesi. E quindi come funziona questo processo decisionale tramite il referendum a questo doppio sistema di referendum? Prima tappa, l'iniziativa legislativa su grande scala inizia tramite un processo referendario, come inizia qualsiasi altro referendum. Seconda tappa, i delegati delle assemblee di quartiere, ovviamente sempre soggetti al mandato imperativo, attraverso i mezzi della rete civica, della comunicazione, creano informazione e alimentano il dibattito pubblico a livello nazionale. Sono i rappresentanti locali che a livello nazionale portano le proprie istanze e le fanno conoscere anche agli altri enti locali. Ovviamente tutto ciò, questi personaggi devono avere il fine, l'obiettivo di costruire un'educazione civica matura in tutto ciò, creare una consapevolezza per il voto. Punto 3, arriviamo effettivamente alla votazione per referendum, che avviene secondo un formato di scelta multipla. Non si chiede se è a favore di questa legge sì o no. Ebbene, c'è una cosa un po' più articolata. E infine, dopo 6 mesi, si verifica la seconda votazione che conferma o meno la prima. Possiamo concludere che un aspetto fondamentale della strong democracy è l'efficacia democratica dei sistemi di votazioni. Questa efficacia si somma all'efficacia della rotazione delle cariche e della rendicontazione dei funzionari. Quindi qui questo aspetto ovviamente è doppio, sia votazione, in alcuni casi il sorteggio, ma come è stato anche per la partecipazione, c'è sempre presente questa chiave di lettura della rotazione delle cariche. Infine, ultima chiave di lettura, siamo arrivati alla democrazia sociale. Ovviamente l'educazione civica, come abbiamo già detto, è una premessa indispensabile per la qualità delle procedure decisionali, sia a livello delle assemblee di quartiere, sia a livello dei referendum. Ma il fine di questa democrazia deliberativa, cioè della strong democracy, è quello di realizzare una comunità più democratica in cui la partecipazione è l'architrave stessa della strong democracy. Infatti è previsto, oltre al processo deliberativo nell'assemblea del referendum, è previsto, e quindi qui entriamo effettivamente nel cuore della democrazia sociale, un servizio civico universale che impiega la cittadinanza direttamente nei lavori pubblici, prendendo le distanze dal modello ovviamente coercitivo dell'esercito. Ma nello specifico questo servizio civico, che viene pagato, viene alimentato tramite un sistema di voucher
che arruola per 1 o 2 anni tutti i cittadini, uomini e donne, ovviamente senza distinzioni. Quindi qui il pensiero democratico contemporaneo, se vogliamo anche femminismo, o se vogliamo metterci dentro anche alla galassia del mondo LGBT. E quindi qui fa di Barbara appunto un democratico, possiamo dire radicale, un democratico puro contemporaneo. Tornando a noi, lo scopo di questo servizio civico è quello di supportare il sistema di tassazione tramite lavori pubblici. Ovviamente se si chiedono tante tasse si viene puniti, è pur sempre americano, bisogna lasciare anche un po' di respiro alla popolazione, sia ai ricchi sia ai poveri. Chi non può pagare le tasse o oltre a pagare le tasse non se le pagano tutte, ma se bisogna fare un lavoro pubblico, i cittadini vengono chiamati in prima persona, una sorta di curve medievali, se vogliamo usare questo termine. Ovviamente questo servizio pubblico è composto in 5 rami, cioè uno militare per la difesa nazionale, perché appunto Barbara è utopico, ma mai totalmente. Se Strong Democracy non ha una vocazione imperialistica, almeno sulla carta, poi non si sa se venisse realizzata che cosa sfocerebbe, vedendo il caso di Atene, ma evitiamo di fare battute, almeno è stata concepita una vocazione difensiva. Un secondo ramo è composto dalla progettazione e dalla costruzione urbana di edifici pubblici, quindi qui quegli esperti che devono essere anche sorteggiati. I progetti devono essere presi da un'elite di professionisti sorteggiata. Un terzo riguarda quegli aspetti verdi, avvente il fine di quelle politiche, di realizzare quelle politiche ecologiche e il controllo delle risorse naturali, come ad esempio acqua e foreste. Quindi qui troviamo sia un pensiero fortemente marxista, cioè il controllo delle risorse, ma anche un pensiero appunto contemporaneo, sono gli anni 80, gli anni dei verdi, poi vedremo in seguito nei prossimi video il municipalismo libertario di Bookchin, queste politiche ecologiche. Siamo nel 1984, alla fine degli anni 90, con il no global, l'anarchismo contemporaneo, queste politiche ecologiche saranno una bandiera. Ma tornando a noi, arriviamo al quarto punto, il quarto ramo di questo servizio sociale, è la creazione di un corpo internazionale incaricato dell'ordine pubblico, internazionale ovviamente riguardo sovranazionale, cioè sopra gli enti locali di ordine pubblico. E per ultimo, ovviamente, qui ricordiamo ancora una volta, Barbara americano, la creazione di servizi pubblici di sanità pubblica, di comunicazione, di trasporti, di amministrazione, di istruzione, tutto quanto ovviamente pubblico. Da tutto ciò, e quindi qui, che cos'è la democrazia sociale? La nostra chiave di lettura, cioè da tutto ciò la comunità otterrebbe vantaggi significativi, in quanto lavori pubblici gioverebbero l'economia locale, si affermerebbe un altro aspetto fondamentale, che inoltre la strong democracy, che è quello della democratizzazione del lavoro. Quindi sono aspetti effettivamente ricadute sulla società e su tutti quanti. Ovviamente, diversamente dal modello capitalistico, la strong democracy innesterebbe un sistema egualitario di condivisione del processo di decisionale anche all'interno del lavoro, dell'impresa, la quale il processo decisionale risiederebbe nelle mani degli operai e dei dirigenti, quindi un sistema anche egualitario, non più verticale, i dirigenti prendono decisioni, gli operai eseguono, ma un sistema anche qui, come la democrazia, una sorta di sistema decisionale orizzontale, anche all'interno dell'azienda. Bene, siamo arrivati alla fine di questa prima chiacchierata sul ritorno gli anni 60 del Novecento, l'affermazione della democrazia partecipativa, quindi un ritorno di quegli aspetti di democrazia diretta, alternativi all'esperienza, se vogliamo, inizialmente marxista. E quindi qui sono le basi effettivamente di quello che noi oggi vediamo, e alla fine il grande saggio, che è veramente un punto di riferimento per tutte le proposte contemporanee di democrazia diretta, che è stata la Strong Democracy di Barber. Infine, giusto per ricapitolare, secondo le nostre 4 chiavi di lettura riguardo alla partecipazione, la Strong Democracy vuole creare una partecipazione diretta, perché questo vuol dire autogoverno,
Inoltre la partecipazione diretta effettivamente viene eseguita, viene realizzata nelle assemblee di quartiere e nei referendum regionali e nazionali. Le assemblee di quartiere per funzionare devono avere un massimo di 5.000 partecipanti. Inoltre un aspetto che è veramente interessante ci riporta all'Atene antica e i tribunali locali sono costituiti da cittadini. Riguardo alla seconda chiave di lettura, elezione base o sorteggio, nelle assemblee di quartiere è presente una votazione per deliberazione unanime. I delegati locali sono selezionati tramite il sorteggio, ovviamente su base volontaria. Però il sistema di referendum su multipla scelta è a doppia votazione, ci sono diverse scelte e si vota 2 volte. Questo però è basato sul principio di maggioranza, qui si contano effettivamente i voti. Terza chiave di lettura, rotazione delle cariche, abbiamo come appunto la rotazione delle cariche, la rendicontazione dei delegati delle assemblee, sia delle assemblee locali sia dei funzionari, è un aspetto fondamentale, la rotazione delle cariche viene impiegata in qualsiasi punto. Un altro aspetto, come abbiamo visto alla Strong Democracy, è il regime dei non dilettanti, quindi andare contro il professionismo politico. Inoltre, oltre alla rotazione delle cariche, tutti i delegati, sia delle assemblee sia i funzionari pubblici, sono soggetti al mandato imperativo, quindi qui torniamo a Rousseau, possono essere destituiti in qualsiasi momento. La grande arma, la grande realizzazione della democrazia, scusatemi, della rotazione delle cariche è appunto la creazione di una rete civica di comunicazione su scala nazionale e quindi creare una trasparenza nella politica. Infine, la quarta chiave di lettura è la democrazia sociale, ovvero una idea stessa che la democrazia riproduce di democrazia, che la pratica democratica, un innesto di democrazia possa risollevare, rigenerare la democrazia, quindi creare una rivoluzione antropologica nel senso morale dell'uomo, possiamo dire, rigenerare la cittadinanza verso la politica, verso il bene pubblico. Questo è proprio la base, anche sia la premessa e il fine per la realizzazione di questo progetto. Inoltre aspetti di democrazia sociale sono la videopolitica, in quanto deve educare, la democrazia deve educare i cittadini al bene pubblico, il sistema di voucher per il pagamento del servizio civico dei lavori pubblici, sono tutti elementi che possiamo incastonare dentro al concetto di democrazia sociale e inoltre portare la democratizzazione nei luoghi di lavoro. E nulla, con ciò si chiude questa prima parte degli anni 60. Io come sempre spero di avervi annoiato, ma non troppo.